Ben ritrovati amici, oggi vi parlo di un autore, di un artista, che risponde al nome di Gabriele Basilico. Questo è un libro che raccoglie le sue opere, le sue fotografie dal 78 al 2002. Vorrei partire un pochettino dal profilo di quest'artista che si laurea in architettura e poi dopo prende in mano la macchina fotografica e comincia a interessarsi per l'appunto di questo che ha studiato, quindi del paesaggio urbano, degli edifici, dei palazzi, e comincia però, visto che il talento c'è e come, comincia a ricevere premi, a seguito dei premi delle commissioni, lavora a Parigi, c'è quel suo importante lavoro a Beirut per esempio, e poi altri premi soprattutto nell'Europa tra Germania, Spagna e molte commissioni. Insomma, un autore che fa anche, ovviamente, porta la bandiera italiana e del quale voglio parlarvi oggi. Il libro che ho scelto ha un formato panoramico 25x30-32 più o meno e come vedete la copertina è soltanto quella stampata, perché poi il cartonato qui è bianco, così come bianca è la pagina che sfogliamo, ma una pagina che non ha niente a che vedere con quella invece sulla quale poi è stampata la vera e propria opera, questo catalogo fotografico dal 78 al 2002, questa raccolta, non catalogo. Infatti è subito, si sente una bella carta patinata, una bella carta opaca, assolutamente pregevole, quindi mi aspetto di trovare qualcosa di interessante. Una prolusione fatta a cura, scusate, di Roberta Valtorta, che presenta un pochettino il paesaggio inteso da Gabriele Basilico, le sue mostre, un po' della sua concezione fotografica, assolutamente interessante da leggere per inquadrare un po' anche il percorso, e continua comunque questa introduzione anche a cura di Marco Meneguzzo, quindi c'è più di uno scambio di come posso dire, di vedute o di impressioni su questo artista, fino a questa che è un architetto della visione affidata a Pierre-Alain Creuset. Eccolo qua, per fortuna in italiano, così sono riuscito a leggerlo senza mi sono corretto prima parlando di raccolta e non di catalogo, ma mi accorgo adesso, a dispetto di tante volte che ho sfogliato questo libro, che in realtà è proprio un catalogo. E allora comincia come tale, con queste immagini piccole, messe in sequenza l'una con l'altra, come se fosse una web gallery, però ci introducono subito a questo al suo modo di raccontare il paesaggio urbano, con un certo anche disincanto, se vogliamo. Non c'è quella ricerca estetica che vuole portare, anche diciamo addossando di valori o attribuendo connotazioni che non ci sono poi nella realtà. È un aspetto che apprezzo molto, e poi al di là insomma della genialità del lavoro sui porti, a me quello poi di Beirut mi piace un sacco. Questo grigio che non trova una collaborazione nel bianco e nel nero, cioè è un grigio dominante, soprattutto poi quando la stampa è riprodotta in piccolo, quindi c'è molta densità nel nucleo della foto, piuttosto che colpire lo spettatore con un bianco e nero contrastato, che insomma possa anche giocare sul fattore emotivo. Il lavoro a Milano, sui palazzi, sulle fabbriche dismesse, veramente, veramente notevole. Salto un pochettino perché non voglio farvi e mostrare tutto quanto, per mostrarvi anche la qualità di questa stampa. Non di questa in particolare, regolo l'obiettivo, ma della qualità della stampa di questo libro, molto grafico, più che fotografico, ma apprezzabile. Cioè non è una fotografia come ce l'aspetteremmo stampata, ma c'è tutto quello che deve esserci. Eccolo qua, per esempio, questo fa parte della serie Porti. Che belle stampe, ricchissime di dettaglio, ve l'ho detto, manca quel nero profondo
a macchie, ma in realtà c'è in tutti i minuscoli particolari. Questo fa la grandezza della foto. La luce bianca c'è perché ci sono delle nuvole che sfiorano proprio il bianco assoluto, anche questi fili nell'erba che sta precipitando, così come questa luce ancora una volta sulla serie dei porti, bellissima opera. Qui c'è lo sguardo dell'architetto, perché c'è il formalismo ma anche con una certa dinamica nel saper cogliere l'angolazione, insomma anche il tempo, lo vedete, di esposizione senza dubbio è importante, e vi ripeto il formalismo dovuto anche dalle apparecchiature utilizzate che mettono effettivamente tutto in ordine come deve essere, così come in questo scatto. Insomma è apprezzabile anche per questo. Veramente molto bello. Anche qui non abbiamo l'elemento umano, non è un reportage, vedete che molto spesso, quasi sempre, manca l'elemento, e al centro abbiamo proprio l'arredo urbano, la città con i suoi contenuti svuotati appunto dalle persone, che invece in altre stampe troviamo. Veramente molto bello. Vi faccio vedere qualcuna che mi piace particolarmente. Questa ad esempio è uno sguardo notturno ma con una luce che mi ricorda quelle illusioni ottiche, quelle atmosfere di René Magritte, quelle luci impossibili, perché in realtà si capisce che è notte per l'illuminazione di un faro, di un lampione, di qualcosa che sta dietro, di un taglio che lo vediamo qua, però veramente veramente bello, mi piace proprio tanto. Mi piace molto la serie Strutture urbane, questi sguardi che insomma, qui si vede proprio l'architetto. Ho un compagno di liceo che ha studiato architettura, appassionato di fotografia, che fa degli scatti veramente molto belli, anche se non ha perseguito l'attività di fotografo, e secondo me sarebbe stato un valido fotografo, soprattutto di architettura, perché comunque, lo dico sempre, sembra facile, ma serve l'occhio per arrivarci, o comunque arrivarci prima degli altri, perché poi arrivarci dopo oppure copiando siamo capaci tutti. Poi certo l'architettura nasce da chi ha progettato e realizzato un'opera architettonica, scusate il gioco di parole, così fatta, ma anche così ben riprodotta dal nostro Gabriele Basilico. Vi lascio con questo, che è uno scatto che sembra più che avveniristico, Strutture urbane. E poi passiamo a quell'altro portfolio che mi piace tanto, che è purtroppo uno scenario di guerra, Beirut, dove è andato a fotografare quando altri artisti fotografavano capannoni dismessi, fabbriche dismesse, abbandonate, eccetera. Lui era a Beirut a documentare una distruzione su palazzi che stanno ancora in piedi, ma svuotati, distrutti, su città che appaiono città fantasma. Questo è veramente un bel libro per chi ama il bianco e nero, per chi ama questo tipo di fotografia, ma anche di documento. Guardate, veramente molto bello, ma non voglio mostrarvelo tutto, salto verso la parte conclusiva dove abbiamo già letto qualcosa delle note biografiche, e poi c'è la mostre e bibliografia, e qui, cari miei, servono parecchie pagine per raccontare tutto quello che Basilico ha fatto almeno fino al tempo della pubblicazione di questo libro. Vi assicuro che sono davvero tante, dai primi anni, come vedete, anzi va a ritroso, no, non va a ritroso, va un po' a casaccio, così mi ricordavo, mettendo diverse opere, poi 93, 91, 79, fino ai giorni nostri, ma sono davvero tante, proprio tante. Del resto, Gabriele Basilico. Ci sono anche altre due opere, altri due libri che non ho preso perché questo qua mi basta, lo sto ancora, diciamo, metabolizzando. E così si conclude questa opera. Vi saluto io sulla copertina di questo libro di Gabriele Basilico e vi do l'appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti amici!